Ciao ragazzi, oggi parleremo della Groenlandia e ci collegheremo con Marianna che ha vissuto là in questo freddo e immenso paese e ci racconterà tutta la sua esperienza, ci darà tutte le informazioni, ci dirà tutte le curiosità di cui abbiamo bisogno. Buon video, non ve lo perdete, ciao, a presto. Ciao Marianna, come stai? Ciao Riccardo, tutto bene, grazie. Tu? Bene, bene, tutto bene. È un piacere conoscerti e averti ospite qui a Italian Globetrotter. Anche per me è un piacere, sono molto contenta di essere qui. Grazie per avermi invitata. Prego, ma ci mancherebbe, insomma, te sei una che hai girato in diversi paesi, so che insomma oggi vivi in Francia. Allora, sono in una zona collinare più o meno all'altezza di Cannes, perciò Mm. molto vicino all'Italia, nel sud della Francia, in Provenza. Ah, Diciamo. ok, quindi sei vicina. Bene, io seguendoti un po' su YouTube ho visto insomma che hai girato diversi paesi, sei sempre stata una che si è spostata sempre in vari paesi. Noi oggi però parleremo di Groenlandia, di cosa vuol dire trasferirsi in Groenlandia, di tutte le curiosità di questo paese così grande e così al nord, perché insomma dovete sapere che Marianna, oltre a tutti i paesi che ha visitato e dove ha anche vissuto, lei ha vissuto anche in Groenlandia. Quindi io di solito intervisto italiani che vivono in un paese, però in questo caso insomma bisogna anche capire di che paese si sta parlando. In un paese come la Groenlandia già ci sono pochi groenlandesi, figuriamoci italiani. E quindi visto che io ho saputo che lei ha vissuto in Groenlandia, ho deciso subito di contattarla, ho voluto subito cogliere questa occasione per intervistarla qui in esclusiva a Italian Globetrotter proprio per sapere di più sulla Groenlandia che praticamente è al Polo Nord, no? Nel circolo polare artico, Eh, sì. ecco, prima di parlarci un po' della tua esperienza e di farti chiaramente qualche domanda più specifica sulla Groenlandia, raccontaci un po' il tuo retroterra, da dove vieni, presentati e cosa ecco anche ti ha spinto poi a lasciare l'Italia e iniziare insomma a spostarti un po' qua, un po' là. Allora, io mi chiamo Marianna, innanzitutto in arte Polar Mary, Poi da sui me. social, insomma, mi chiamo così. Sono sempre stata appassionata sin da bambina, e questa è veramente una stranezza, alla Groenlandia. È una di quelle cose che non mi so spiegare. In realtà c'è un aneddoto nella mia famiglia che è simpatico. Quando mia mamma aspettava me, mio padre era convinto fossi un maschio e mia mamma diceva, ma non è detto. E mio padre disse, ne sono assolutamente certo, come sono certo che non andrò mai in Groenlandia. Perciò mia mamma dice sempre, ecco, è colpa di tuo padre che inconsciamente, quando eri ancora nella pancia, ti ha inculcato questa Eh cosa. sì, Perché quando ero piccola, ti giuro, guardavo un Atlante, vedevo quest'isola bianca lì in alto e dicevo, io voglio andare lì. Ma non sapevo da senti, piccola neanche cosa fosse, perché poi non c'era internet, ecco, non si avevano tante informazioni. E quindi ho sempre avuto questa fissa. Poi, insomma, con l'avvenire dell'internet e anche magari qualche libro qui lì, mi sono un po' informata, mi sono veramente appassionata a questo posto, che però nella mia testa era sempre talmente lontano, quasi certo. impossibile da raggiungere. Ho studiato lingue a Firenze, dopodiché ho deciso di fare quella che è la laurea magistrale in Italia, ma master all'estero in Islanda, un corso di studi che in Italia praticamente non esiste, si chiama Geografia Umana, è lo studio praticamente delle interazioni tra l'essere umano e l'ambiente che occupa in un determinato momento, o nel mio caso l'interazione tra il turismo come fenomeno e i turisti in un determinato ambiente. Mi sono specializzata nel contesto artico. Quindi sì, mi sono trasferita in Islanda per fare questo corso di studi. Il primo giorno di università in Islanda è un po' diverso dall'Italia, nel senso che in Italia tu di solito dai i tuoi esami, poi alla fine decidi la tua tesi. In Islanda no, dal primo giorno ti chiedono subito su cosa vuoi fare la tesi, decidi subito perché poi tu ti devi ritrovare alla fine del secondo anno ad averla già bella e pronta. E io lì ho voluto osare, ho detto ma se volessi farla sulla Groenlandia? E la mia relatrice mi disse certo che puoi farla, però ci devi andare. Certo. E lì io ho detto ok, va bene, vado. Non ti pareva il vero? No, cioè un sogno. Poi per carità, tra il dire e il fare c'è sempre insomma l'oceano, però devo essere sincera, alla fine è stato facile perché l'Islanda, te l'avrà detto Lorenzo, è un contesto molto piccolo, ci si conosce tutti, perciò la Sì. mia professoressa chiamò un professore che chiama un altro tizio che poi chiama alla fine mi mandarono, decisero loro dove mandarmi perché io in realtà
volevo andare a Ilulissat, che è dall'altra parte della Groenlandia, nella parte ovest, perché lì c'è la Disco Bay, è una baia con tantissimi iceberg, c'è un ghiacciaio enorme che butta di continuo iceberg a mare, e volevo fare uno studio sul cambiamento climatico, però non si riusciva, insomma alla fine mi hanno mandato in questo villaggio piccolissimo, sperduto in mezzo al niente ed è stata onestamente una delle esperienze più belle della mia vita, in assoluto. Io sull'aereo praticamente quando dall'Islanda ho cominciato a vedere la Groenlandia ho cominciato a piangere. Non mi sembrava vero, cioè veramente troppo bello. Ci ho messo un po' per realizzare che ero veramente là, è stata un'emozione troppo grande. Non riesco neanche, guarda, a descrivertela. Insomma, quando uno ha un sogno e riesce a realizzarlo, sicuramente le emozioni sono forti, no? Sì, non mi è mai più capitato poi di avere un'emozione così forte, perché ci sono tanti paesi che per carità mi piacciono tantissimo, però lì vedere la Groenlandia il cuore mi esplodeva, veramente. Bello questa, è una cosa che ho notato un po' in tante anche altre persone con cui ho parlato che vivono all'estero, non tutte, ma insomma una parte avevano come una chiamata dentro, come un qualcosa che sentivano dentro per un determinato paese che magari altri non gli sarebbe mai venuto neanche in mente. E te lì in Groenlandia che lavoro facevi? Qual è stato poi un po' anche il tuo percorso lavorativo fino a lì? Allora, io ho lavorato per un ufficio turistico. In realtà facevo da una parte il lavoro vero e proprio, nel senso che stavo nell'ufficio, aiutavo con tutte le pratiche, aiutavo quando venivano i turisti fisicamente, davamo informazioni, facevamo delle visite guidate al villaggio, gli davamo ad esempio una curiosità: in Groenlandia per uscire dal villaggio ci vuole il fucile, perciò noi affittavamo i fucili di diversi tipi con le cartucce e tutto quanto, oppure le tute galleggianti, perché se andavano in barca e cadevano dalla barca, a parte che muori di ipotermia probabilmente, però rischi anche di essere portato via dalla corrente, perciò avevamo delle tute che si gonfiavano. Avevamo tutto questo tipo di attrezzature, anche del cibo in scatola, i classici fornelli da campeggio, insomma tutta questa roba qui. E poi io avevo anche il mio progetto di ricerca, intervistavo i turisti, davo loro dei questionari da compilare, intervistavo le guide turistiche che arrivavano con loro, spesso c'erano degli scienziati che venivano in Groenlandia per fare le loro ricerche come me, intervistavo anche loro, perciò erano due tipi di lavoro. Il lavoro che ho fatto in realtà rientrava nel programma Erasmus, perciò io facevo Erasmus tirocinio, non venivo pagata dall'azienda, però venivo pagata dal programma Erasmus, perciò ho avuto uno stipendio mensile, più mi hanno pagato il viaggio, però l'azienda per cui lavoravo mi ha pagato l'affitto, perciò io non pagavo affitto, avevo una casa anche molto bella, sono stata molto fortunata, perché lì c'è tanta gente che non ha elettricità e acqua, e il livello di povertà purtroppo è quello. Io avevo tutto, avevo anche la lavastoviglie, cioè per dire veramente tutto, tranne i servizi igienici, quelli non ce li ha praticamente Ah, nessuno. addirittura? Sì, io avevo un secchio con una busta, 3 volte a settimana veniva, diciamo, lo spazzino, entrava dentro casa proprio, io gli lasciavo la porta aperta, lui entrava, prendeva il sacco, lo portava via e mi metteva un nuovo sacco. Cavolo, ma Con tutti i o c'è chi ce l'ha i servizi igienici? Allora, dove abitavo io non ce li ha nessuno. A Nuuk probabilmente sì, che è la capitale, diciamo, della Groenlandia, però che io sappia nei paesini piccoli no, perché non c'è proprio un sistema fognario. Avevo la doccia, avevo il lavandino, ma non avevo il gabinetto. Poi anche quando usavo il rubinetto, la doccia, l'acqua usciva fuori dalla casa, c'è proprio un tubo e l'acqua usciva per strada. Lì la situazione lavorativa, gente comunque lavora, cioè che tipi di lavoro si possono trovare? Allora, poco e nulla. I lavori, diciamo, migliori sono quasi tutti ricoperti da danesi che vengono in Groenlandia per 1 anno, 6 mesi, perciò ti parlo del dottore, del poliziotto, dell'impiegato delle poste, della maestra, dell'infermiera. Fanno una sorta di tirocinio, li mandano in Groenlandia per tot tempo. Di conseguenza poi i groenlandesi veri e propri non hanno quasi lavoro. È molto triste. I più fortunati magari lavorano al supermercato, aiutano alle poste, aiutano magari alla scuola materna, fanno le pulizie, però poi il resto della popolazione vive di lavori molto saltuari. Per esempio
da noi avevamo delle persone che lavoravano per noi solamente i giorni in cui venivano i turisti, perché i turisti devi capire che arrivavano con la nave da crociera e basta. Noi avevamo il contatto della nave da crociera, sapevamo che per dire il mercoledì alle 5 sarebbero sbarcate 40 persone, quindi mettevamo una ragazza col costume tipico che stava lì per fare scena, un cacciatore lo mettevamo sotto la tenda con, non lo so, la pelle di bue muschiato, di orso, anche lì per far scena. E a queste persone davamo magari 50 euro, però magari lavoravano una volta a settimana. Comunque lavoravano, perché c'è tanta gente che invece va a pescare, va a cacciare e cerca di vivere di quello, vende il pesce, il pezzo di carne che è riuscito a cacciare o la pelliccia, vivono così. Si adattano un po' con quello che hanno lì. Io avevo un'amica, il fidanzato faceva il cacciatore, lei mi diceva: noi tante volte, spesso e volentieri, l'inverno non abbiamo niente, non abbiamo proprio nulla, un soldo, dobbiamo chiedere magari a qualcuno se ci danno un boccone, un pezzo di pane, perché purtroppo è così. La poca gente che lavora, anche se sono danesi, perché comunque la Groenlandia so che è sotto la Danimarca, guadagnano bene, hanno dei buoni stipendi oppure no? Com'è il costo della vita? Ecco, anche lì, perché in un posto sia al nord magari uno si immagina che il costo sia esagerato. Guarda, non so per i tirocini, per quelle persone che magari vengono espressamente, tipo un'infermiera che viene 6 mesi, però ad esempio il poliziotto, lui guadagnava molto bene. È un po' come, sai, i lavori ad esempio quando uno va imbarcato sulle navi, che Ecco. prende veramente tanto perché è un lavoraccio. Idem era per il poliziotto, magari stava lì 5 anni per dire, guadagnando tantissimo. I groenlandesi non guadagnano tanto, è anche vero, il costo della vita non è alto, però ci sono cose che proprio non ci sono. Io non sapevo come spenderli i soldi lì, perché oggettivamente una volta che hai fatto la spesa non c'è nient'altro da fare. Se tu sei turista e vuoi comprare una gita in barca col cacciatore, magari per 2 giorni, vai anche a spendere 1.000 euro, però poi questi 1.000 euro a chi vanno? Alla proprietaria dell'ufficio turistico che non è neanche groenlandese. Capisci qual è Non il vanno al problema? cacciatore, ecco, che ti accompagna. Il cacciatore si prende 50 euro al giorno. Il costo della vita, guarda, sinceramente io spendevo meno di spesa lì che a Reykjavik. Prodotti alle volte anche migliori. Ai Tokotormit, dove abitavo io, arriva una nave 2 volte l'anno con il rifornimento di cibo. Arriva ad agosto, poi torna ad ottobre, poi da ottobre ad agosto non c'è più niente. Arriva qualche prodotto, tipo le banane, le cipolle, forse il latte da Reykjavik in elicottero una volta a settimana, però per il resto non c'è nulla, nulla di fresco, è tutto surgelato o scaduto. Ecco. Però quando è arrivata la nave c'erano dei prodotti che oggettivamente erano molto più buoni di quelli che si trovano in Islanda. Ad esempio mi ricordo c'era un formaggio che io compravo sempre, in Groenlandia lo pagavo 3 euro, a Reykjavik ne costava quasi 10, ma era lo stesso formaggio. Quindi alla fine io ho speso meno lì che in Islanda. Comunque hanno degli accordi con la Danimarca, hanno dei tassi, fai conto la nostra IVA più bassa, perciò hanno dei prezzi di favore. Loro utilizzavano il diesel per qualsiasi cosa, anche per l'elettricità, e so che anche quello costava abbastanza poco. Il problema è che ci sono persone che veramente non hanno nulla e non si possono permettere neanche l'elettricità. Sono quelli che appunto magari vanno a cacciare, un giorno possono guadagnare 100 euro e poi per un anno non guadagnano più nulla. Cavolo, così è dura davvero, eh? Sì, O ci nasci magari in quel posto lì, o se no è dura, eh? è molto dura, sì. E ragazzi, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere un bel like se vi è piaciuto questo video. E poi commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao! Quindi la qualità della vita lì com'è? Come si vive? Come ci vivono loro? È molto difficile. È paradossale perché quando tu vedi i groenlandesi, loro sono sempre allegri, ridono sempre. È una cosa che mi ha molto colpito di loro. Loro ridono per ogni cosa. In italiano alle volte dici, ma che... Cioè, è forse una maniera di mascherare la sofferenza che hanno dentro, perché comunque è una vita veramente difficile. Sono isolati, non hanno nulla, non hanno nessun aiuto, anche a livello di salute sociale, hanno tanto il problema con l'alcol, loro bevono tantissimo, veramente tantissimo. Mi ricordo una volta c'è una giornata, credo a fine agosto, in cui lo Stato gli dà dei soldi, non ho capito bene perché. Il problema è che loro lo spendono in alcol e io mi ricordo quel giorno vedevo persone che passavano davanti alla mia finestra, io abitavo un po' in alto e avevo una stradina sotto, perciò vedevo proprio il passaggio delle persone con i quad o con
avevo cassette piene di casse di birra. E infatti quel giorno la direttrice dell'ufficio per cui lavoravo mi disse: non uscire, chiuditi a casa quel giorno lì perché è pericoloso. E infatti ho fatto così, ho chiuso tutto, non sono uscita perché si ubriacano e chissà cosa succede poi. D'inverno non hanno luce, di estate ne hanno troppa. Sono veramente tante cose tutte assieme che alla fine ti fanno esplodere. Secondo me non ci si abitua mai a vivere Anche per chi c'è nato sarà dura, eh. Sì. Loro comunque, i groenlandesi, sono persone comunque molto socievoli, anche rispetto agli stranieri che vengano lì, a turisti. Sì, loro sono molto socievoli. Io avevo il problema che purtroppo la maggior parte non parlavano inglese, non parlavano neanche danese, perché nonostante venga insegnato a scuola il danese, non tutti sono andati a scuola o non tutti l'hanno imparato, perciò parlano il loro dialetto, che è una lingua, sono dei suoni, non lo so. Sono veramente difficili anche da replicare. Io li guardavo quando parlavano, dicevo ma che... Però vedevo che provavano, mi salutavano, mi sorridevano, provavano a interagire in qualche maniera. Io poi alle volte dicevo non ti capisco. Però quelli con cui invece ho interagito molto molto accoglienti, molto simpatici, molto disponibili. Io tuttora ho degli amici che porto nel cuore perché secondo me sono delle persone meravigliose. Sono molto genuini, alle volte forse per noi anche troppo, non hanno filtri, quello che ti devono dire te lo dicono. Se vogliono entrarti dentro casa, ti entrano dentro casa senza farsi problemi. Sono veramente molto genuini, molto veri. Però no, io mi sono trovata veramente bene, sia per lavorarci, ma a livello veramente umano. Mi hanno insegnato tanto, ci tengono molto alla loro cultura, te la raccontano, vogliono condividerla con te. Per farti un esempio, quando io stavo all'ufficio turistico, spesso facevamo, si chiama il mat check, è la pelle del narvalo, che per me è una cosa orribile, sembra quasi una cingomma ma dura che non riesci a masticare, però per loro è una cosa pregiatissima, quasi la parte migliore del narvalo. Ci tengono veramente tanto, ecco. Che differenze ci sono di cultura rispetto all'Italia? Dici ma anche qualche stranezza che hai visto rispetto a qua? Ma allora, partendo dalle cose veramente terra-terra, loro hanno un modo di parlare diverso dal nostro. Per esempio, quando io e te parliamo, io di solito finisco un discorso e te mi rispondi. Loro no, loro magari dicono 2 o 3 parole, poi si fermano e si guardano fissi negli occhi. Dopo un po' dicono altre 2 parole e quindi tu, quando li osservi, vedi queste conversazioni piene di silenzi e non riesci a capire. Dici, ma perché? Ma cosa sta succedendo? Perché loro parlano così. Alle volte lo fanno anche parlandoti in inglese. Poi hanno un modo di rispondere ad alcune cose con la faccia. Ad esempio, loro per dire sì sollevano le sopracciglia. Io all'inizio questa cosa non la capivo. Perciò se io ti dico, ci prendiamo un caffè e tu mi fai così, che non lo so neanche fare, io mi aspetto un sì, e invece loro continuano a fare così con le sopracciglia. E lì ci è voluto un attimino per comprendere come interagire con loro. Poi vabbè, c'è tipo un mio amico Nils, lui è un ragazzo giovane, ha talmente assorbito la cultura americana tramite i film, con lui è più facile parlare perché è abbastanza internazionalizzato, ecco. Però mi trovavo alle volte con altre persone che proprio non sapevo come interagire. Ecco. Loro vivono alla giornata, ma veramente vivono alla giornata. Ho un pesce perché l'ho pescato, me lo mangio, domani boh. Poi dal punto di vista ecologico, ma nel senso di rispetto degli animali, loro cacciano molto. È una cosa che spesso noi non riusciamo a capire perché noi siamo abituati ad avere tutto, perciò non abbiamo bisogno di cacciare, mi serve il coniglio per dire vado e lo compro. Loro non lo possono fare questo discorso perché non hanno niente e perciò si trovano davanti il bue muschiato e gli sparano e per loro è normale. Tu vedi intere famiglie, anche bambini, che prendono questo bue, lo aprono in due, gli tolgono tutto, sanno lavorare la pelle per levargli, non lo so, il grasso e per tirare fuori il pelo, lo sanno fare veramente da bambini e hanno tutta una cultura intorno a questo, l'utensile per fare questo, l'utensile per fare quello, con l'osso ci faccio la collanina, con il pelo ci faccio il maglioncino. È una cosa che mi ha colpito in maniera diciamo negativa, cioè mi ha stupito, c'è molta promiscuità tra di loro, anche troppa.
fa. Una volta mi disse la mia amica, lei aveva paura del cognato e del suocero perché ci provavano con lei. Io lì ho detto, ma è normale? Cioè, perché per me non era normale. E lei mi disse, purtroppo sì, perché qua da noi quando c'è una donna tutti cercano di accaparrarsela, ecco. Come ogni cultura ci sono le cose belle e le cose brutte. Un'altra cosa brutta, se ne ho parlato insomma in privato, là ci sono tantissimi suicidi, ma proprio tantissimi. È un grosso, grosso problema che non si riesce a risolvere purtroppo. E anche quello è facilitato ancora di più dall'alcol e da tanti fattori sociali, ambientali. È un grossissimo problema anche quello. Perché se ci sono così tanti problemi sociali, suicidi così tanti, le persone che vivono lì non si trasferiscono da altre parti? Non mi sembra che sia comunque un posto sano dove vivere, no? Poi ci sta anche che succeda, però ecco ti chiedo se le persone da lì si rendano conto di dove vivono, anche chi ci nasce e magari va da un'altra parte per vivere meglio. Guarda, ci sono diversi gradi in realtà. Ci sono delle persone che proprio non possono perché non hanno i mezzi e quelli Mm. purtroppo, come ti dicevo, se non hai neanche un euro per farti l'elettricità in casa, non ce li hai neanche per spostarti. Ci sono quelli che si spostano magari in un'altra parte della Groenlandia, molti vanno a Nuuk, ad esempio, anche solo per studiare, per un periodo, per vedere come si trovano. Ne ho conosciuti di altri che si sono trasferiti in Danimarca e sono tornati indietro perché mi hanno detto io in Danimarca non mi sentivo tranquillo perché c'erano le macchine, troppa gente, avevo paura per i miei figli, troppo caos, perché loro comunque sono abituati a vivere in un posto isolato. Esatto. Anche a me ha fatto questo effetto quando sono risbarcata a Reykjavik, ho detto Dio quante macchine, perché ero 2 mesi che non Reykjavik. vedevo macchine. Sì, che poi fa ridere, cioè se ci pensi ora, Appunto. però te lo fa questo effetto. Queste persone mi hanno detto noi ci abbiamo provato a vivere in Danimarca, poi in Danimarca c'è un altro problema, i groenlandesi non riescono a inserirsi, uno proprio per problemi culturali loro, per carità ce ne sono e che riescono e tutto, molti non ci riescono, e poi c'è anche un po' purtroppo di razzismo da parte dei danesi verso i Addirittura. groenlandesi, magari li prendono solo per fare i lavori un po' più Esatto. umili e non riescono ad andare avanti più di tanto. Quindi ci sono tanti motivi per cui alla fine non si spostano, ecco. Però se ne rendono conto perché ci provano. Anche il mio amico Nils, ti dicevo prima, lui è andato a studiare a Nuuk un paio d'anni, però lui mi ha sempre detto io poi voglio tornare a Tokotormit perché a me piace stare in mezzo a niente, andare a farmi le giratine con la moto da neve, andare a cacciare con mio padre, con i miei cugini. A lui gli piace quello. Certo, perché è nato lì, ma Sì. Nuuk, che sarebbe la capitale, si vive già un po' più, per come siamo abituati noi, un po' più alla normalità, nel senso è una città dove c'è un po' tutto, c'è le scuole, c'è i negozi. Se non ricordo male sono 13.000 abitanti, perciò è Ah, piccolina. ok. Però sì, c'è tutto, ci sono negozi, bar, ristoranti, le scuole, c'è anche l'università. Non è una metropoli, è un paesino piccolo, però c'è quasi tutto. E senti, per quanto riguarda il clima, ovviamente mi viene da farti questa domanda, com'è il clima lì? Te riuscivi a sopportarlo? Io sono arrivata lì ad agosto, sono andata via a fine settembre, primi di ottobre. Le prime settimane era sempre giorno, però era come Reykjavik. Ero già abituata a Sei già abituato? quello. L'unica differenza che ti posso dire, ho notato, se a Reykjavik le giornate si accorciavano di pochi minuti, lì si accorciavano di 20 minuti ogni giorno e si notava questa cosa perché Tanto. essendo molto più a nord si notava veramente molto di più. Perciò nel giro di 2 settimane è arrivata la notte, mentre a Reykjavik ancora la notte non c'era in quel periodo. Ed è stato bello perché ho visto l'aurora e secondo me l'aurora in Groenlandia è molto più bella di quella dell'Islanda, almeno quella che ho visto io ha dei colori proprio eccezionali, il verde, il viola, il rosso, ce li ha tutti, non essendoci inquinamento luminoso, è proprio tutto il cielo Certo. completamente Se non è bellissimo. bella lì, insomma. Una meraviglia, ed era poi tra l'altro tutte le notti perché ha fatto delle serate bellissime. Per quanto riguarda il freddo, non faceva tanto freddo, tra i 3 e i 6 gradi di media. Il 4 settembre ha nevicato, me lo ricordo ancora, mi sono svegliata ed ero troppo felice. So che d'inverno fa molto freddo. Il problema lì sono le tempeste di neve e di vento
vento, perché se esci fuori ti porta via. Cioè io ne ho viste alcune mentre ero lì, per fortuna ero dentro casa, la casa mi ballava, anche perché poi sono case prefabbricate, non sono case vere, e Mhm. perciò io sentivo sbudubom bom bom, perché era una tempesta fortissima. Che temperature si raggiunge lì d'inverno? Che poi sarà sempre buio, penso, d'inverno lì. D'inverno sì, c'è un periodo in cui non vedono proprio il sole. Mamma mia. Secondo me meno 20, meno 30 forse anche alle volte. Mi viene da farti anche la domanda, in un posto così freddo, cosa si mangia, che tipo di cibo si trova, perché insomma non penso che si trovi tanto cibo né sano né di qualità. Come ti dicevo prima, la nave arriva 2 volte all'anno, perciò trovi un sacco di roba in scatola, Mm. chiaramente, surgelati, c'è un solo negozio lì, una sorta di supermarket, ma supermarket è un parolone, che ha un grosso magazzino in cui conserva tutto nei freezer e poi mano a mano li mette al negozio, perciò tutta roba surgelata. Di fresco appunto non c'è quasi nulla, come ti dicevo le cipolle che arrivano dall'Islanda e le banane, tutta roba comunque a lunga conservazione. Mhm. Poi ci sono i cacciatori che hanno i loro rifornimenti di cacciagione. Ad esempio, la direttrice del mio ufficio un giorno mi dice: Ah, Mari, vieni un attimo. E abitavo accanto a lei praticamente. E mi molla questo sacco. Tieni, abbiamo appena cacciato un buon muschiato. E io così, e ora che ci faccio con questo coscione così? Allora ho preso 2 coltellacci, ho cominciato a affilarli, ci ho tagliato dei pezzi, non sapevo nemmeno io che farci. E però mi sono serviti perché alla fine era carne, cioè carne che magari al supermercato non avrei trovato Eh, e perciò ci ho fatto la carne al forno, la carne per la minestra, le bistecche, ci ho fatto di tutto con quella carne perché era tantissima, alla fine l'ho anche regalata un po'. Poi loro cacciano principalmente i buoi muschiati, che sono insomma dei buoi selvaggi, hanno un sapore molto forte, hanno le foche. Quando capita agli orsi, hanno una quota stabilita dal governo di tot orsi che possono cacciare all'anno. Se non ricordo male, sono 35. a Ci mangia testa? veramente a villaggio. Ah, villaggio. Orsi bianchi? Orsi bianchi. E ora, piccola parentesi, gli orsi bianchi spesso arrivavano nel villaggio, perciò a me arrivava la telefonata o l'SMS, fai attenzione che c'è l'orso. E allora io chiudevo tutto, mi preparavo i piani di fuga in testa, dicevo ok, se vuole entrare dalla finestra io esco di là. Prime volte è terrore, poi dopo ti abitui. Una volta invece l'abbiamo visto, era di giorno, eravamo al lavoro, infatti abbiamo preso il quad e siamo saliti su in alto e lui si è buttato a mare, ha cominciato a nuotare, infatti l'abbiamo visto che si allontanava, abbiamo detto ok siamo salvi, poi è atterrato sull'altra sponda, si è scrollato un po' l'acqua e è andato via. Spesso e volentieri appunto gli orsi arrivano nel villaggio, perciò quello che fanno i cacciatori è si mettono lì, pam, non devono Mm. neanche andarli a cercare. Il problema è quando arrivi al 35esimo non li puoi più ammazzare, perciò cosa fai? Cerchi di spaventarli, sparando a salve, sperando che vadano via. Di solito vanno via. Il Narvali, motivo che andavate in giro col fucile appena esci di casa è questo? sì sì. Per sicurezza, quindi per difendersi. Insomma, aver vissuto lì rispetto alla vita che è qua è tutto un altro mondo, mamma mia. Sì, sì. Ma è un paese comunque che sta attento all'ambiente, alla natura, queste cose qui? Allora, per alcuni versi sono molto consapevoli degli equilibri, soprattutto a livello di ecosistema, appunto perché loro sono cacciatori e pescatori, che sembra un paradosso, però è Mm. così. Ad esempio, Mhm. loro non erano molto contenti del fatto che ci fossero delle navi da crociera che arrivavano perché disturbano la fauna marina e si sono resi conto che negli anni, ad esempio, i narvali vanno sempre più lontano perché sono letteralmente disturbati e quindi cambiano le loro rotte, hanno problemi ad esempio di accoppiamento perché magari il posto che sceglievano prima non ci possono più andare perché ci passa la nave. Sono veramente molto consapevoli degli equilibri naturali e anche del riscaldamento climatico perché lo vedono. E poi sono molto ad esempio contenti di collaborare quando arrivano degli scienziati che studiano quelle cose. Per altre cose un po' meno, ad esempio loro utilizzano il diesel per qualsiasi cosa, ma perché non hanno altro, hanno solo quello. Però dal punto di vista, diciamo,
strettamente locale degli animali, della flora, della fauna, del riscaldamento, li ho visti molto preoccupati. E senti, ma lì che si fa in Groenlandia? Cioè, come passavi te il tuo tempo libero? Guarda, una cosa bellissima che io non vedevo da secoli, le persone stanno d'estate fuori da casa, cioè si mettono con le sedie fuori da casa per parlare con gli Ah, altri, bello. perché non hanno nulla, non hanno televisione, non hanno internet, perciò loro parlano con gli altri, stanno lì fuori, passa qualcuno, "Oh, ciao, come vai? Lo vuoi un caffè?" Per me è una cosa incredibile questa. Poi, per me delle viste spettacolari, perciò io camminavo, ho fatto delle passeggiate anche fuori dal villaggio con delle persone di lì. Io ero felice così, cioè mi basta veramente poco. Poi cucinavo a casa, sai, spesso guardavo fuori dalla finestra, guardo qui c'è il parcheggio, lì vedevo il mare con gli iceberg che passavano, il Questa è un'altra cosa. tramonto, cioè un'altra cosa. Non ci sono divertimenti o anche la televisione non ce l'hanno? Oppure qualcuno ce l'ha? Io ce l'avevo, ma c'erano 3 canali, 2 danesi, uno era una sorta di radio. C'è un bar che apre il venerdì sera, ma mi avevano sconsigliato di andarci, perciò non ci sono mai andata, sempre per il discorso dell'alcol alla fine. C'è una palestra, puoi andare a farci i pesi, ci vanno i bambini magari con la scuola, fanno insomma delle attività così. C'è un calpetto da calcio, E non manca mai, neanche in non Groenlandia. manca mai. Ma anche nelle città è Però così? Cioè non hanno televisione, niente? no, beh, a Nuuk immagino di sì, almeno la Eh. maggior parte delle persone sì. Ad esempio, la radio avevamo, mi ricordo in ufficio, passavano sempre le solite 4 canzoni. E poi non erano neanche canzoni come le nostre, erano palesemente delle registrazioni fatte da qualcuno di magari un coro che cantava. Beh. Erano delle robe tipo da Corea del Nord, non lo so. Il telefono, il cellulare, a parte era carissimo per avere pochi dati, poche chiamate. Non c'era un sistema di antenne come ce l'avevamo noi, ma era satellitare. Perciò si attaccava al satellite e poi quando tu chiamavi c'era sempre un ritardo. Anche internet penso che non c'è o comunque è difficile. Sì, ce l'avevamo in ufficio per forza di cose, perché insomma lavoravamo con compagnie straniere. Io avevo un pacchetto, se non ricordo male erano 500 mega a 7 euro. Infatti io lo usavo tipo un giorno, costava troppo. Mi immagino quel posto lì. Ma anche quello, sai, è stato un bene non avere internet Sì, per due sì, mesi, certo. perché ti rendi conto di quante altre cose puoi fare e del tempo che perdi alle volte. E come paese è un paese sicuro? Dipende, guarda, io a dir la verità non mi sono mai sentita in pericolo. Quando mi hanno detto di stare attenta, sono stata attenta, però in generale per me era tranquillo. Non so negli altri posti, non so come sia Nuuk, non credo sia particolarmente pericoloso. C'è da fare attenzione magari sì la sera quando ci sono queste persone ubriache, quando arriva l'orso, poi ci sono i pericoli meteorologici, lì bisogna fare molta attenzione, ma era così anche in Islanda e per carità, quando c'era, mi ricordo, la tempesta e anche all'università scrivevano magari non uscite oggi oppure passate in mezzo alle case così evitate le Certo. folate di vento. Io non mi sono mai sentita in pericolo. Avevo anche comprato prima di partire un coltellino perché ho detto non si sa mai, ma per fortuna non l'ho mai tirato fuori. Cioè io giravo da sola per il villaggio, ormai mi Mhm. conoscevano tutti perché poi 300 persone Fai va presto. presto, però no, assolutamente tranquillo, sì. Ma anche a livello di criminalità, furti, queste cose qui non esistono lì. No, 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 assolutamente no. anche perché si No, conoscono tutti, quindi non è che problemi. esattamente, a me non è mai capitato. Casa mia era abbastanza sicura, chiudevo a chiave, Ecco, lì ma chiudevi a secondo chiave me, però, perché in Islanda Lorenzo raccontò che lì lasciavano tutto aperto. sai, in Groenlandia, cioè, non è che ho detto chiudo perché sennò mi entra qualcuno, mi è venuto automatico. Ma ad esempio io avevo, fai conto, il portoncino d'ingresso, poi c'era una sorta di stanza, anche perché lì calcola, tu non entri subito a casa perché di solito hai i piedi sporchi di fango, di terra, perciò c'è sempre una stanza prima di entrare a casa, in cui tu Eh, metti i giubbotti, la tuta da neve se ce l'hai. C'erano anche le lavatrici e il bagno. Io la lasciavo aperto quando veniva il tizio a prendermi il secchio del ok. gabinetto, però chiudevo magari la porta che poi dava dentro casa, quella sì. Ma lì la sanità, cioè a livello sanitario, di strutture e anche di qualità di sanità,
com'è? Cioè c'è o si devono un po' arrangiare o spostare? Allora, da un lato è terribile, nel senso che c'è un ospedaletto lì con appunto un medico che viene dalla Danimarca per poco tempo, il pediatra che a quanto ho capito veniva tipo una settimana all'anno, per qualsiasi cosa si spostano in Islanda. Calcola che quella parte di Groenlandia è geograficamente più vicina all'Islanda che non a Nuuk, perciò fanno prima ad andare magari ad Akureyri o a Reykjavik, lo fanno tipo per partorire, un classico, le mandano 2 o 3 settimane prima lì, aspettare, per delle visite, per qualsiasi problema, se il medico di lì ti dice no, c'è una cosa che non capisco, ti devi fare il controllo, per fortuna quello è pagato dalla Danimarca, se ti viene qualcosa di improvviso sei spacciato fondamentalmente, Sì, perché non c'è pronto soccorso, non c'è nulla. A Nuuk probabilmente i mezzi ce li hanno, almeno per le cose base, poi per le cose un po' più complicate non lo so, probabilmente li mandano in Danimarca. Ecco, se volete vedere com'è la Groenlandia, sul canale di Marianna, che è Polar Mary, poi lascerò tutti i suoi contatti, ci sono dei video molto interessanti che fa vedere un po' il paesino dove era, io l'ho visto, è interessantissimo, I posti sono molto belli, non c'è niente da dire. Bellissimi. No, una natura veramente, come dire, sembra che non ci sia mai stato nessuno là, cioè, è proprio bello, bellissimo. Sì, che poi in effetti è così, cioè è abitato, ma per modo di dire, ecco. Il grosso sviluppo urbano non ce l'ha mai avuto. No, non ci sono strade, non ci sono infrastrutture, anche fili elettrici, non c'è niente. Perciò è montagne, neve e nulla. Ma lì con che ti sposti per andare in qua e in là? Le macchine ci sono, jeep o no? Allora, ci sono pochi fortunati che hanno qualche mezzo per gironzolare dentro il villaggio. Di solito sono quelli con una disponibilità economica un po' più alta. Macchine vere e proprie no, ci sono dei quad, dei camioncini per chi magari lavora, le motoslitte per l'inverno e poi le slitte vere e proprie coi cani. Non ci sono strade. Allora, nel paesino, quando c'ero io, stavano costruendo una sorta di strada di cemento, neanche di asfalto come da noi, proprio di cemento. Proprio murata. Sì. Per andare fuori dal paesino non c'è nulla. Cioè, se tu vai lì in vacanza e dici mi voglio fare non lo puoi fare perché non c'è proprio maniera. Tutto un altro mondo, davvero. Sì. E senti, i pro e i contro della Groenlandia? Allora, i pro secondo me sono una natura che è bellissima, è veramente ti rende felice secondo me. Tu guardi fuori dalla finestra e sei felice e dici no, io non ho bisogno di nient'altro. La notte c'è l'aurora. Poi ti ripeto, i groenlandesi alla fine sono delle persone che ti mettono anche allegria a starci insieme. Loro erano sempre sorridenti, ridevano al lavoro, cioè era sempre una festa. Poi arrivata tra l'altro dall'Islanda, che è totalmente diverso. E infatti l'ho trovato un po' paradossale perché di solito noi pensiamo il fatto di vivere a nord rende le popolazioni un po' più fredde, un po' più chiuse. Poi tu vai in Groenlandia e trovi l'estremo opposto. Cioè loro sono ancora più in alto, ma sono più solari di noi, cioè molto di più. Perciò quello per me è un pro, cioè avere queste persone intorno che ti mettono allegria. Poi vabbè, i pro che ho trovato è che a me ha insegnato tanto proprio a vivere, mi ha insegnato tanto di me stessa, stare da sola, capire che non avevo bisogno di tante cose, ad esempio per vivere, ed ero contenta così in ogni caso, cioè mi bastava vedere l'aurora al tramonto, ero contenta. I contro sono sicuramente, cioè per me che è molto importante, la sanità. Io ho pregato per 2 mesi di non avere un malanno e per fortuna sono stata benissimo, non ho mai avuto niente. Però fosse successo, boh, che fai? Appunto. Devi sperare di beccare il medico che magari ti sistema subito l'elicottero per partire, cioè quello per me è proprio un contro assurdo. E poi anche volendo lavorare, sinceramente lo puoi fare un'estate come ho fatto io, però non c'è da vivere, ecco, volendo stare lì, non c'è lavoro, quello è un grosso contro, ecco. Io ti volevo chiedere anche se consiglieresti a qualcuno di trasferirsi in Groenlandia, se è un posto secondo te dove poterci vivere, un po' mi hai già risposto, comunque vabbè, te la faccio lo stesso.
Ma allora io consiglio assolutamente di andarci, magari cominciando per un breve periodo, perché poi capisci veramente se fa per te o no. Secondo me è un posto per pochi quello. So che ci sono delle persone, degli stranieri che ci si sono trasferiti e sono felici e stanno bene, però vivono anche in condizioni molto estreme. Lì ci devi essere nato, cioè proprio devi avere una mente e anche un corpo forti, e devi essere di roccia, altrimenti non puoi vivere lì. Per un breve periodo sì, assolutamente, perché è un posto bellissimo, ripeto, insegna tanto, quindi lo consiglio assolutamente. Altrimenti c'è sempre Nuuk. Nuuk secondo me potrebbe essere una via di mezzo, però diciamo è meno selvaggio, cioè ti trovi comunque in un paesino con un po' tutto, lì ti deve piacere vivere là. Lì qualche lavoro si trova a Nuuk? Probabilmente qualcosa sì, però per noi c'è sempre il limite, diciamo, se non sai il danese è un po' difficile trovare qualche Ah, cosa, eh. ecco già, c'è anche quella cosa lì, che lì C'è anche l'inglese quel non lo problema. parlano. No, puoi trovare forse qualche rara struttura magari ricettiva, qualche guest house che lavora con i turisti, allora gli va bene anche una persona che parla inglese, ma Mhm. altrimenti serve il danese. E te riuscivi a farti capire? Ma allora io ero fortunata perché noi lavoravamo con turisti e basta, Sì. perciò io non avevo bisogno di parlare danese, anche perché avevamo fondamentalmente navi da crociera francesi per la maggior parte, qualcuna norvegese, qualcuna con molti clienti paradossalmente australiani. Addirittura. Sì, e neozelandesi, perché era una compagnia di crociera che fa sia il nord che il sud, perciò il polo nord e il polo sud, perciò lì era solo inglese. Io non ho avuto bisogno, per fortuna, di parlare il danese, ecco. Ogni tanto avevamo degli islandesi che venivano con un'altra compagnia islandese. Io sono stata fortunata, ecco, da quel punto di vista. Bene, senti, io ti volevo fare un'ultima domanda, visto che insomma un po' ci hai detto tutto, quindi alla fine poi se qualcuno avesse qualcosa da chiedere, ovviamente poi lascerò i suoi contatti di Marianna, così potete chiedere direttamente a lei. Te diciamo sei felice all'estero, ci stai bene, c'è qualcosa che ti manca o non ti manca dell'Italia e torneresti a vivere in Italia oppure assolutamente no, stai bene all'estero? Ma allora, io sto bene all'estero, ormai sono diversi anni che vivo all'estero, anche in maniera intermittente, insomma, ho fatto degli anni magari un po' all'estero, un po' in Italia, poi sono tornata all'estero, eccetera. Sono contenta, non mi manca niente in particolare, a parte, sai, gli amici, la famiglia. Per fortuna dove mi trovo ora riesco bene o male a tornare a casa abbastanza spesso, quindi non ho questa grande mancanza. Quando ero in Islanda era un po' più lontano, quindi era un po' Mhm. più difficile. Sebbene a me piaccia scoprire altri paesi, altre culture, perciò mi piace proprio anche imparare le lingue, eccetera. Quello che mi ha spinto veramente ad andare via dall'Italia è stato il lavoro, perché secondo me in Italia è veramente difficile inserirsi nel mondo del lavoro a, diciamo, determinate condizioni. Io mi sono sempre trovata meglio all'estero a lavorare, Ecco. sia quando non avevo le competenze, perché io ho cominciato, sai, con lavori classici, facevo la commessa, non è che facessi chissà che. Poi studiando sono passata a un lavoro un po' migliore, sono andata a lavorare in un museo. Ora in Francia, dopo essermi laureata e tutto quanto, ho un lavoro ancora migliore, cosa che in Italia purtroppo non riesco a fare. Alle volte mi sento dire, vabbè, ma ti devi adattare, ti devi accontentare. No, No, bravo, perché ecco. devo, Eh, soprattutto se da un'altra parte io ho la possibilità di trovare una cosa che mi piace e fare anche carriera, perché poi c'è eh. quel problema lì, in Italia è difficile far carriera. Poi mettisi anche appunto il piacere di conoscere un paese diverso, ecco. Sì, certo. L'Italia, cioè, è l'Italia, è bellissima, io ci torno spesso, adoro la Toscana, cioè io potenzialmente da anziana pensionata andrei a vivere in Toscana, Ah, una bella, non so, una casetta in mezzo alle colline, io sarei felice. Ora devo pensare, insomma, a tirare avanti, a sì. lavorare e quindi sto bene altrove. Alle volte dico, ah, beati quelli che in Italia ci riescono, che
hanno un bel lavoro, che sono contenti, che hanno la famiglia vicino, gli amici vicino. Io negli ultimi anni, ma ti giuro, quando ad esempio studiavo a Firenze, io ho mandato centinaia di curriculum per qualsiasi cosa, ma anche per lavare i piatti, non mi rispondeva nessuno. È uno che deve fare. È vero. E poi se ti prendono ti danno pochissimo. In Islanda io ho lavorato, ti giuro, dal primo giorno all'ultimo per 3 anni. Mi sono pagata gli studi, alle volte ho avuto anche 2 lavori insieme, perché lì lo puoi fare, comunque riesci a incastrare gli orari, e mi sentivo anche soddisfatta perché non dovevo chiedere i soldi miei, insomma, è una Certo, è una soddisfazione. soddisfazione. In Italia non lo puoi fare. No, no. Quindi questo, ecco, è il mio rapporto con l'Italia. Mi piace tanto, le voglio bene, ma per il momento sto da un'altra parte. È difficile creare un futuro. In altri paesi, anche io intervistando persone un po' qua, un po' là, ho visto che comunque se lavorano, se ha una voglia di farsi, dà da fare, può comunque lavorare, guadagnare, avere soddisfazioni e crearsi insomma anche un po' di sicurezza per il futuro. Esatto. Bene, dai, intanto vi suggerisco di andare a vedere e di seguire anche Marianne sul suo profilo di Instagram e sul canale di YouTube, perché ho visto che è veramente molto interessante. Quindi se volete capire un po' meglio com'è la Groenlandia e anche un po', diciamo, seguire tutte le sue storie, magari se poi cambierà paese, andare da un'altra parte. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere un bel like, insomma, se vi è piaciuto questo video, per non perdervi i prossimi video che faremo con i nostri Italian Globetrotter in giro per il mondo. Bene, io Marianna ti ringrazio veramente tanto per essere stata mia ospite qui a Italian Globetrotter. Ma Abbiamo grazie a fatto te due veramente, chiacchiere. è stato un piacere. È stato un enorme piacere anche per me conoscerti, insomma, e poi vediamo un po' ora se ti sposterai anche in altri paesi, speriamo poi di risentirsi anche in futuro, eh? Volentieri. Io ti auguro il meglio, ti mando un abbraccione dall'Italia. Grazie mille, un abbraccione dalla Francia. Grazie, un saluto alla nostra Italian Globetrotter, ora in Francia, ma dalla Groenlandia. Viva l'Italia e gli italiani! Ciao Marianna! Ciao!